Ciao ragazzi, ben ritrovati. Oggi un video un po' insolito, non è da tanto che non faccio un unboxing, però siccome vi rifilano sempre questo tipo di unboxing che sono abbastanza inflazionati e magari vi fanno vedere cose che fanno vedere un po' tutti quanti, quindi non lo trovo tanto interessante. L'ultimo che avevo fatto forse era quello di Takashi Miike, quindi sul mio canale ne trovate già uno, in compagnia anche della mia gatta, che in questo caso non c'è perché è dall'altra parte che dorme. Mi sembrava un po' carino e più che altro interessante vedere insieme un pacchetto che mi è arrivato, che non è una cosa che ho ordinato, che è una cosa che invece magari fanno un po' tutti quanti, ma è un regalo, un pensiero da un amico che vive in Corea, a Seoul, è coreano a tutti gli effetti, quindi non è un italiano immigrato. E mi piace molto avere questo tipo di contatti quasi dall'altra parte del mondo e questo è un suo pensiero che mi ha fatto pervenire, quindi volevo un po' condividerlo con le persone che fanno parte del mio canale. Quindi che dite, procediamo? Allora dai, vediamo insieme cosa abbiamo qua, cosa ha pensato di farmi avere. Guarda che lama che ho tirato fuori, sembra... Adesso questo è un pelo del mio gatto. Cerchiamo di non affondare troppo il colpo. Lui mi ha detto che mi faceva avere, aveva piacere di farmi avere dei vecchi film coreani che secondo me non conosco per niente, quindi vediamo che tipo di film sono, comunque che cosa possiamo capire dalle copertine, se magari ne ho intravisto qualcuno, anche se sicuramente non li ho visti, però magari mi ricordano qualche film che ho scovato online e magari dopo mi metto i trailer. Se riesco a risalire poi ai vari film che mi ha mandato vi faccio vedere precisamente che film erano. Oh, guarda qua, ma sono nuovi, ma grande, oh che meraviglia, che spettacolo. Allora facciamo vedere qui intanto. Qui c'è chiaramente l'attore protagonista di Parasite, Taxi Driver, no, quello chiaramente con De Niro, l'attore feticcio di Bong Joon-ho. Questo qui non credo di averlo mai visto. Vediamo un attimo il trailer di questo e magari mi fate sapere se l'avete già visto e se faccio bene a recuperarlo. 소문 듣고 왔소만 여기 그 용한 관상쟁이가 있다고 해서 형님 손님 오셨어. 손님 보안이 도화빛이 돌고 입술이 붉은 게 무단기가 있어 보이긴 한데 무단될 팔자는 아니고 이런다고 영모를 막을 수 있을까? 상변하는 것이다. Rieccoci qui, passiamo al secondo titolo che mi ha fatto avere questo amico, questo caro amico, The Surrogate Womb. Vediamo il trailer di questo, dai, vediamo che com'è. Ok, fino ad ora sembrano film molto particolari e fuori dalla media, insomma, dai soliti di cui discorriamo qui, quindi poco d'azione. Non sembra originale, e infatti non lo è, però l'importante è guardarlo, dai. Il secondo è un classico, che conoscete tutti, Train to Busan. Anche questo non è originale, però non è un problema, chiaramente ce l'ho già in originale, però si vede che lui pensava che non l'avevo mai visto. Quindi due in originale e un altro ancora. Questo qui sembrano tipo noleggio, anche questo non l'ho mai visto.
Vediamo i trailer. Vediamo il trailer di questo prima di tutto. 자야, 니 내 어릴 적 꿈이 뭐였는 줄 아나? 뭐였는데요? 달구야, 네 합격했다 임마. 대한대 합격했다 나라. Volevo spendere qualche parola in più anche su questo film, Ode to My Father, interpretato da Hwang Jong-min, che se avete già visto in qualche film che da noi è anche arrivato, The Veteran per esempio, con lui protagonista, è molto molto famoso. È un film che non può essere non menzionato come si deve, perché parliamo del secondo incasso più importante della storia del cinema coreano. Alla sua uscita venne tacciato di conservatorismo, però è un film molto radicato nella cultura coreana, molto apprezzato dalle persone comuni, tanto che ha per esempio un omaggio nella location del mercato a Busan dove è stato girato. C'è un poster molto grande con lui, e nonostante appunto le critiche ha incassato veramente veramente tanto e viene ricordato ancora oggi. Ok, quindi questo è inutile che ve lo faccio vedere, tanto lo conoscono ormai cani e porci. Questo qui invece non ho presente cosa sia. Vediamo il trailer insieme e speriamo sia interessante. Sembra una cosa in costume, un film in costume con qualcosa di ironico. Vediamo un po', dai. 아니 저게 누군가? 길고 푸른 물 장녹수. 자네 그 물에서 헤엄치는 오리가 무슨 오리인지 아나? 받아주십시오! 황제의 행차를 보게 해다오. 예서 죽어나간 목숨이 저 기왓장수보다 많고 희생질하는 걸 골랍시면 2,000명이 넘는 희생들과 함남없이 방사를 치르는데 Guarda che cavolo di riflesso, lo metto così. Che poi, a differenza degli altri titoli che mi ha regalato questo mio amico, questo in particolare è stato un po' più ostico da ricollegare al titolo originale, perché è tutto in coreano, e poi è proprio quello che non ho visto per niente, non conoscevo per niente neanche la locandina. Infatti il film è del 2005, e fortuna che ho ricollegato la cosa dal nome di un attore di lui, quindi si chiama The King and the Clown, che lì per lì mi aveva ricordato e pensavo fosse un film originale tratto da Masquerade, quest'altro grande classico che trovate anche in Blu-ray in italiano, con Lim Byung-hun, la star, una delle star coreane per eccellenza, qui nel suo primo ruolo comico, se vogliamo, perché il film è in costume ma è tratteggiato da molta ironia. Credo che condividano invece lo stesso tema sul re di Joseon. Poi io non sono un pratico della storia coreana in particolare, credo che condividano appunto questo aspetto qui. Inizialmente pensavo che questo fosse un remake di questo qui perché era più vecchio, in realtà non c'è il fatto credo della sostituzione di persona. Questa è una rilettura del Principe e il Povero, e quest'altra c'è di mezzo appunto un giullare di corte, il re in particolare. Allora eccoci qui, questo è quello che mi ha fatto pervenire questo mio amico. Due originali, gli altri sono due copiati e l'altro è, diciamo, potrebbe essere un nostro orologeggio. Questi sono molto simpatici, chissà come sono. Comunque ecco, questo per dirvi che non ci sono limiti poi dal punto di vista delle conoscenze. Ormai si può veramente tessere dei rapporti dall'altra parte del mondo e magari vi potete scambiare, come facciamo noi in questo caso, ci scambiamo dei regali ogni tanto, dei pensierini. Ormai tanto le spedizioni, queste sono state spedite con UPS, sono arrivate, non vi dico 3 giorni, però quasi 3-4 giorni. Ormai è una cosa incredibile, quindi se vi rivolgete insomma allo spedizioniere adatto, ve lo può fare arrivare in tempi molto brevi. Poi certo dipende dai costi, dal tipo di spedizione che utilizzerete. Chiaramente i tempi si allungheranno di conseguenza, però questo non è importante. L'importante è che dopo un po', che anche vi dimenticate che vi deve arrivare qualcosa,
inspiegabilmente avete un regalo a casa e ecco qui la sorpresa. Un gentile pensiero, quindi non ci formalizziamo anche su quelli dai copiati, alla fine è tanto per guardare e per condividere la passione del cinema comune. Dovete sapere che questa persona in particolare è un grande appassionato, questo ragazzo coreano è appassionato di cinema italiano. Io gli ho mandato 2 o 3 film nostri, uno me l'aveva richiesto lui, addirittura parliamo di vecchie commedie all'italiana, ma neanche tanto inflazionate, neanche tanto blasonate, tipo Appuntamento a Capri, con anche la presenza di Franco e Ciccio, con Modugno il cantante, quindi un musicarello, diciamo. Quindi è appassionato, i coreani in particolare sembrano appassionati ai nostri vecchi film, ma soprattutto dove si vede l'Italia da cartolina di una volta, quindi non solo tanto La dolce vita di Fellini, ma anche questi vecchi film che in particolare fotografano un'Italia che non c'è più, e quindi per molte persone all'estero ancora apprezzano, ancora qualcosa bello da vedere, un po' esotico, un po' retro, però comunque interessante. Il cinema ci aiuta anche a questo, quindi loro apprezzano le nostre vecchie cose e noi apprezziamo il loro cinema. Il cinema coreano, come ho detto anche ultimamente, è sulla bocca di tutti, sempre di più, grazie anche a Squid Game, quindi io sono, al di là che non ho visto la serie perché insomma non mi piace cavalcare tanto il mainstream, magari insomma non so se lo vedrò più in futuro, ma comunque sono contento solo da un certo punto di vista, ovvero quello che potrà aiutare ancora di più la divulgazione del cinema coreano, del cinema orientale sulle piattaforme, in vendita soprattutto. Io su questo e tanti appassionati noi diciamo incrociamo le dita, cioè il fatto che si divulghi sempre di più il cinema asiatico dal punto di vista dei prodotti in vendita. Quindi niente, ci rivediamo anche qui, spero che questo unboxing vi sia piaciuto, iscrivetevi, mettete un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e niente, ci rivediamo sempre qui al prossimo video, ciao!